ricorderete forse che venerdì notte abbiamo parlato di un progetto, di una vicenda che è quella del TAP, il grande progetto del gasdotto transadriatico che dall'Azerbaigian dovrebbe diciamo, arrivare fino in Italia passando per la Grecia e l'Albania. È una vicenda sulla quale, come già abbiamo spiegato venerdì scorso, ospitando l'amministratore delegato, facendoci raccontare che cosa si tratta, è un progetto sul quale ci sono delle resistenze, delle contrarietà. Noi vi avevamo detto che ne avremmo riparlato e così facciamo questa sera con Marco Potì, che è il sindaco di Melendugno, comune in provincia di Lecce. Benvenuto sindaco. Buonasera a tutti voi, buonasera ai telespettatori. Allora, ne parliamo più avanti con calma, insomma, perché l'argomento diciamo, non si può esaurire in una battuta adesso. Che dice il sindaco Marco Potì? Beh, queste notizie dalla Svizzera mi ricordano un po' quello che sta succedendo da noi. A un sindaco che ha tanti problemi così nel suo comune, problemi di economici, eccetera, che vedere che c'è, no? Si scoprono enormi capitali depositati in banche svizzere. Sì, dicevo che c'è una affinità con la nostra storia, perché la società TAP è una società fatta, è una multinazionale fatta di 6 o 7 società, tutte straniere, società petrolifere, che hanno sede in Svizzera, in un paradiso fiscale della Svizzera di nome Bar. Per cui la notizia che abbiamo sentito prima ricorda un po' e riporta un po' alla storia e alle cronache che sta sul nostro territorio da 3 anni a questa parte. Ecco, questa società multinazionale che vuole fare e insiste a fare questo gasdotto che noi riteniamo inutile e non strategico in un territorio, non ascoltando la voce di questo territorio e delle popolazioni di questo territorio. Ecco, però mi sembra molto... No, lei ha giustamente a cuore questa vicenda, ha cominciato a parlarne, io volevo aspettare ancora qualche minuto per parlarne. Intanto... Di Kiev. Anche stasera, come abbiamo fatto venerdì, diciamo la vicenda ucraina, Putin ci collegano con l'argomento che appunto venerdì scorso abbiamo raccontato, sentendo una parte, sentendo l'amministratore delegato di questo progetto che si chiama TAP, questo gasdotto, insomma, che dovrebbe portare il gas dall'Azerbaigian in Italia e che da molti è visto con grande interesse anche in virtù del niet di Putin, l'altro gasdotto, insomma, più importante, insomma, che avrebbe dovuto fornire il nostro paese e non solo. Abbiamo illustrato i termini di questo progetto e abbiamo già venerdì scorso ricordato che, come spesso, quasi sempre accade nel nostro paese, diciamo, ci sono anche forti opposizioni, soprattutto locali. A rappresentarle questa sera è Marco Potì, il sindaco di Melendugno, comune in provincia di Lecce, sindaco che dovrebbe essere proprio il luogo, no? Dove il gasdotto arriverà. Qual è? Che cosa, naturalmente la vostra zona è una zona di grande pregio ambientale, eccetera, e temete che questo possa, diciamo, rovinarlo, insomma, no? Beh sì, sulla inutilità del gasdotto ho già espresso prima la mia opinione. Lo volevate ricollegare alla crisi tra Russia ed Ucraina. Ecco, questo gasdotto non risolve se non per il 2% l'afflusso di gas in Europa. Sono 400 miliardi di metri cubi all'anno che arrivano in Europa, 10 miliardi di metri cubi sono il 2,5%. Ecco, quindi per il problema l'Italia russo-ucraino è un po' falso di più, problema. insomma, per l'Italia invece un po' di più, insomma, sarebbe Sì, il una problema copertura è che la di un società certa importanza. multinazionale straniera con sede in Svizzera ha già firmato i contratti o i precontratti di vendita di questo gas e sono per la maggior parte società straniere, quindi di questo gas che
dovesse arrivare, niente rimarrà in Italia. Comunque, al di là di questi aspetti, diciamo, generali, la scelta di questa tecnologia, di questa opera, che è nata vecchia, è nata nel 2003, quando i dati di richiesta di gas erano ben altri rispetto a quelli del 2015, che con le stime fatte dal Ministero dello Sviluppo Economico nel 2003 si aspettavano 100 miliardi di metri cubi di gas all'anno per l'Italia, stiamo sì e no a 62, vuol dire il 40% in meno, e quest'anno va in calo, anzi in crollo vanno i consumi del gas. Perché? Perché stiamo puntando sulle fonti rinnovabili sempre di più. Vabbè, Il giugno Sindaco, del però 2013 c'è stato, è una data storica, perché mi l'Italia ascolti, ha... Sindaco? Dica. Diciamo, la valutazione, lei ha diciamo, una sua idea rispettabile, però diciamo, la valutazione sull'utilità o meno di questo gasdotto diciamo, non spetta a un sindaco, Sì, è vero. e lei ne spetta al governo, insomma. E È da vero, questo è punto vero, di è vista vero. Diciamo che noi dai territori ricordiamo siamo incompetenti, rapidamente anche che se... diciamo, il governo sostanzialmente, mercoledì credo ci sia un altro incontro, ma c'è il via libera da parte del governo, e anche la regione, che voi insomma pensavate fosse dalla vostra parte, la regione Puglia, alla fine l'altro giorno con una dichiarazione dell'assessore, insomma, Guardi, ha cambiato un po' orientamento, è così? no, guardi, allora, su questa cosa bisogna essere chiari. Rispetto a questa infrastruttura abbiamo detto no, noi come comune interessato dall'approdo, hanno detto no oltre 40 consigli comunali del Salento, ha detto no la Consiglio provinciale di Lecce, ha detto no la Regione Puglia, ha detto no il Ministero dei Beni Culturali e del Paesaggio, ha perplessità l'autorità di bacino della Puglia. Ecco, sono tanti gli enti che hanno detto no, che questo gasdotto è incompatibile col territorio dove deve approdare. La Regione Puglia mercoledì ci sarà un primo incontro presso la Presidenza del Consiglio, ha detto che confermerà questo no. E insieme a noi saranno anche tutti gli altri enti che manterranno la loro posizione. Il governo ha un'idea diversa, purtroppo lo so, spesso il governo non interpreta la volontà o le volontà che hanno le popolazioni e i territori interessati. Io dico che questo gasdotto, noi diciamo che questo gasdotto ha un impatto devastante sul nostro ambiente, sul nostro paesaggio, sulla nostra campagna. Parlavamo Ma prima perché è che... devastante? Ce lo può spiegare rapidamente? Insomma, si tratta di un tubo grande quanto? Insomma... Guarda, allora, la leggenda del tubo di 90 centimetri fa un po' ridere. Loro parlano di tubo di 90 centimetri che arriverà su una spiaggia, una delle spiagge più belle del Mediterraneo. Vi faccia fare un po' di pubblicità alle mie marine. Noi siamo Certo. 5 bandiere blu d'Europa da 5 anni consecutivi, 5 vele Legambiente da 3 anni consecutivi. Siamo una delle 10 spiagge, 10 località turistiche più importanti d'Italia per bellezza e magia. Ecco, loro pretendono di arrivare con un gasdotto sulla nostra, una delle nostre spiagge più belle e famose, con un tubo da 90, ma con una galleria di cemento armato di 3 metri di diametro e lunga 1,5 km, che deve passare sotto la spiaggia, sotto le dune, sotto le pinete, sotto la macchia mediterranea. Tutto Poi interrato, fare 8 tutto interrato km, sarà. ed è forse l'unico caso al mondo che fanno 8 km prima di arrivare a una centrale di depressurizzazione, la chiamano, che sta in mezzo a 4 comuni, a 4 paesi dove abitano 20.000 persone. Ecco, al di là dell'impatto paesaggistico e ambientale, delle emissioni che possono respirare la salute delle persone che ci abitano, ci sta un problema di sicurezza. Questi impianti sono a rischio di incidente rilevante, per cui io come principale responsabile della sicurezza dei miei cittadini devo avere la coscienza pulita. Non si può fare questa infrastruttura in un posto che è densamente abitato. Ci sono 150 famiglie lungo gli 8 chilometri di questo gasdotto, ci sono a 200 metri delle abitazioni e Vabbè, insomma, voi non lo parla volete, di un rischio medio-alto. Lo sai cosa mi mi pare propone? chiaro. TAP. Senta, ma Dica. quindi a questo punto qual è la situazione? La decisione finale quando verrà presa, se verrà presa a questo punto?
Guardi, il governo ha avuto l'ardire di cambiare anche le leggi in corso di procedimento. L'ultima l'abbiamo avuta con la legge di stabilità. Il comma 552 e il 553 hanno cambiato la procedura dell'autorizzazione unica per questo tipo di infrastruttura, per farvi capire quanto è forte questa multinazionale all'interno del nostro governo. Noi stiamo combattendo su tutti i fronti. Sui fronti giudiziari siamo al TAR per tutta una serie di aspetti. Ci aspettiamo che la Regione Puglia sia al nostro fianco per difendere queste forzature che vengono fatte. Quella sulla direttiva Seveso, che è una direttiva comunitaria sugli incidenti rilevanti appunto, ci aspettiamo che la Regione Puglia, oltre a dire no a questo progetto, ecco, impugni questi atti che dicono che quest'opera non lo è, non è soggetta agli incidenti rilevanti. Ecco, sulle responsabilità di questi atti qualcuno deve prendersi delle responsabilità e qualcuno deve dirci se sono giuste o non sono giuste queste decisioni. Va bene, per il resto andremo avanti anche davanti alla Presidenza del Consiglio e continueremo a ribadire il nostro no. La Regione è stata sempre al nostro fianco fino adesso. Io auspico e spero che lo sia anche negli atti futuri, in queste diciamo, iniziative anche giudiziarie davanti ai tribunali amministrativi. Alla Regione e al Governo spetta anche la possibilità di trovare accordi su soluzioni alternative che siano meno impattanti e meno pericolosi per i luoghi che dovessero ospitare questa infrastruttura, che comunque mi permetta di confermare la mia opinione, sono inutili e non strategiche. Bene, Sindaco, come avevo detto già venerdì, insomma, torneremo anche a parlarne perché è un argomento, insomma, c'è la TAV sulla quale si discute da anni, ma ci sono anche nel nostro paese altre vicende come questa che vedete generano scontri, diciamo, situazioni di tensione. Mi consenta solo di dire, Sindaco, insomma, di consigliare a qualcuno dei suoi colleghi, insomma, di andarci piano con esposti, interventi presso gli ordini dei giornalisti, insomma, cerchiamo di la stare, prenda un po' dalla parte nostra pure, direttore. La prenda un po' dalla parte nostra, sì, noi sì, siamo Davide contro Golia. Come vede stiamo qui a parlarne, insomma. Va bene, auguri per il vostro lavoro. Io adesso